Oggi facciamo una focaccia, chiamiamola focaccia, sarebbe una pizza in padellino in taglietta, quindi una lievitazione in teglia e poi cotta nel forno statico come una pizza classica. Per questo impasto abbiamo utilizzato un preimpasto che sarebbe una biga fatta con 1 chilo di farina 00 oro, 480 grammi di acqua e 10 grammi di lievito. Lasciata riposare e lievitare a temperatura controllata 20 gradi, 18-20 gradi per una ventina di ore. Quindi questa è la nostra biga che andremo ad utilizzare per far lievitare la nostra focaccia. Per fare l'impasto finale, che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato 3 kg di farina superiore, 00 superiore, e 2 kg di farina tipo 1 macinata a pietra. 1, 2 e 3, in aggiunta di 4 litri e circa 200 grammi di acqua, poi vediamo se dobbiamo aggiungerne anche un altro poco, insieme a 120 grammi di olio extravergine di oliva e 140 grammi di sale. È un impasto abbastanza morbido, quando andremo a tagliarlo, a fare le palline, si vedrà proprio la morbidezza e la lievitazione dell'impasto proprio perché è molto idratato. Allora abbiamo lasciato riposare e lievitare per circa un'oretta la nostra pasta e adesso andiamo a formare le palline. Noi dobbiamo fare una focaccia di circa 400 grammi, quindi le nostre palline saranno di 400 grammi. Come andiamo a chiudere le palline? 1, 2, 3, 4, giriamo, 1, 2, 3 e 4. Allora, sono passate circa 4 ore, le palline hanno questo aspetto, già ci sono le prime bolle della lievitazione, si vedono qui, belle carine. Adesso andiamo a stenderle. Spolveriamo un pochettino di farina sopra per non far appiccicare le mani. Stiamo usando della semola rimacinata delle 5 stagioni, perché sia al colore che alla granulometria abbiamo un prodotto veramente migliore. Non mi crea umidità sulla pasta, ma non si neanche appiccica, quindi abbiamo un risultato veramente ottimo. Andiamo a stendere delicatamente la nostra focaccia, prima schiacciando leggermente sul bordo senza rovinarla troppo, la giriamo e la lasciamo riposare 2 secondi. Intanto ci prepariamo la nostra taglietta. La teglia c'è un filo d'olio di oliva extravergine, serve per dare un attimino di colore bello lucido quando andiamo ad infornare la nostra focaccina. Andiamo di nuovo ad allargarla leggermente, cercando di darle tutto lo spessore uniforme al prodotto. Dobbiamo stenderla leggermente fino al proprio il bordo della taglietta. Perfetto. Prendiamo la focaccia, togliamo tutta quanta la farina e andiamo ad adagiare. Senza rovinarla andiamo a coprire tutta quanta la taglietta, delicatamente. Una volta fatto questo, la lasciamo riposare per altre 2 ore e poi è pronta per essere infornata. Allora, sono passate circa 2 ore, 2 ore e mezzo, la pasta ha raddoppiato di volume, adesso dobbiamo andare ad infornarle. Spolveriamo leggermente, sempre di semola, e andiamo a girarle sul banco. Cerchiamo di farle scendere piano piano senza fargli cambiare molto forma. E voilà.
Andiamo a fare dei forellini con una forchetta. Delicatamente, senza spostarle troppo, andiamo ad infornare. Allora, la nostra base precotta è già raffreddata. Andiamo a rigenerare in forno per circa 5 minuti a 250 gradi. Forno statico, quindi andiamo ad asciugare poco poco l'umidità che gli abbiamo lasciato dentro, perché la cottura, come abbiamo detto prima, è circa dell'82%. Allora, andiamo a tirare fuori la focaccia dal forno e andiamo a tagliarla e a farcirla. Noi abbiamo dato il giusto tempo per far diventare leggermente croccante la parte esterna sia sotto che sopra e all'interno morbida. Quindi andiamo a formare i nostri spicchi. Andiamo a vedere gli alveoli come sono usciti, abbastanza buoni. Quindi questa è la nostra focaccia, andiamo a farcirla. Andiamo ad utilizzare un purea di fave e un purè di fave secche e andiamo a farcire i nostri spicchi. Io sto facendo delle onde, però ognuno di voi può farcirla a piacere. Andiamo a mettere un leggero decoro con il capocollo. Facciamo una mezza rosa, così iniziamo a dare volume al nostro spicchio di pizza. Ho preso una ricetta contadina dei nostri nonni, vengo dal Salento, quindi una ricetta molto povera, l'abbiamo arricchita poco poco con il capocollo, proprio perché è un prodotto molto particolare, molto gustoso, che mi dà la possibilità di spaziare con vari ingredienti. Abbiamo preparato già delle, chiamiamole così, roselline di cicorie selvatiche. Come le abbiamo fatte? Facciamo finta che non sappiamo mangiare gli spaghetti con la forchetta e prendiamo anche il cucchiaio, arrotoliamo la nostra cicoria e la posizioniamo così. Queste qui vengono stufate proprio all'antica della ventresca di maiale con un pochettino di cipolla e poi andiamo ad mettergli le cicorie già lesse, così perdono un pochettino l'agre della cicoria selvatica. Stiamo mettendo dei pomodori d'inverno. Sono proprio quelli che state vedendo qui. È un tipo di pomodoro delle nostre terre, quindi venivano appesi sotto alle arcate delle masserie e che li tenevano per tutto quanto l'inverno. Ok. Adesso gli andiamo ad aggiungere una ricotta misto pecora-mucca che ci dà la possibilità di, oltre darci un tocco di colore alla nostra focaccia, ci dà anche un gusto abbastanza pulito in bocca, perché la ricotta mista è una delle ricotte molto profumate, buonissima e si scioglie in bocca. A questo punto andiamo a finire la decorazione con delle cipolle croccanti, io le chiamo cipolle croccanti, sono delle fette di cipolla infarinate e fritte leggermente, poi le facciamo essiccare leggermente al forno e quindi c'è il crunch. Andiamo a mettere un pochettino di croccante. Andiamo a mettere del pepe BBQ, un pepe leggermente affumicato che mi esalta il gusto sia dei pomodorini che del capocollo e della ricotta. Noi in questo caso mettiamo l'olio di cottura proprio delle cicorie
e della ventresca. Lo sto agitando perché così amalgamiamo tutto quanto lo sciroppo che è stato fatto in padella, è stato leggermente restrinto e voilà.